Alexis Sanchez sta per dire addio ufficialmente all'Inter. Decisivo l'incontro di ieri pomeriggio tra l'agente Felicevic e i dirigenti nerazzurri che hanno trovato un'intesa di massima. Quest'oggi il Ligno Maraviglia è atteso nella sede di Viale della Liberazione a Milano, sede dell'Inter, per firmare la rescissione del contratto e una volta depositata la firma sarà un giocatore libero sul mercato. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati. Il contenuto di oggi ovviamente dedicato al nostro ex ormai leone in gabbia, Alexis Sanchez, che sta per lasciare ufficialmente l'Inter. Settimana dunque che si è aperta col botto, potremmo dire, perché l'Inter stava lavorando da diverso tempo sulla risoluzione del contratto del cileno. In questo nuovo episodio andremo a vedere i dettagli, capire anche perché è arrivato con un po' di ritardo l'addio di Alexis Sanchez, visto che il club ci stava lavorando da tempo. Una settimana che su Passione Inter si è riaperta ieri con la consulta diretta delle 19.30. Vi ricordo che saremo in diretta anche questo pomeriggio, sempre dalle 19.30 su YouTube e Twitch. Per commentare su YouTube dovrete essere iscritti, per cui se non l'avete fatto vi invito a farlo e a lasciare anche un like a questo nuovo contenuto. Settimana che, sempre su Passione Inter, si è aperta con la consueta chiamata del lunedì sera con i nostri abbonati, con gli abbonati del club di Passione Inter. Prima di iniziare a parlare di Sanchez, ne approfitto dunque per ricordarvi le modalità di abbonamento per entrare a far parte del club e quindi partecipare alla chiamata del lunedì sera oppure a tutti gli appuntamenti in diretta delle 19.30. Potete andare sul sito www.passioneinter.club che trovate qui in basso e lì trovate tutte le modalità, tutti i vari pacchetti. Altrimenti c'è anche la possibilità di abbonarvi qui sul nostro canale YouTube cliccando sul tasto abbonati che trovate in basso. Ma andiamo a parlare di Alexis Sanchez. Alcuni dettagli, perché ieri è stato raggiunto questo accordo, anche se una sorta di intesa Felicevic e l'Inter l'avevano già trovata qualche settimana fa, quando era stato risolto il contratto di Arturo Vidal. In quel caso però c'era una clausola per cui l'Inter ha potuto esercitare il diritto che vantava sul calciatore. Nel caso di Sanchez non esisteva alcuna clausola, per cui hanno dovuto trattare. Perché l'Inter ha perso così tanto tempo? In realtà la risposta è abbastanza semplice. È stato Sanchez a ritardare il suo addio perché lui voleva rescindere una volta aver trovato un accordo definitivo con un altro club. Il grande sogno di Alexis Sanchez era quello di poter tornare al Barcellona, che lo scorso gennaio lo aveva sedotto. In quell'occasione fu l'Inter però a non essere convinta, a rifiutare la partenza dell'attaccante cileno perché era reduce dall'infortunio che il Tucu Correa a metà gennaio aveva rimediato in Coppa Italia contro l'Empoli, per cui non si sentiva sicura a lasciare andare un attaccante che comunque era molto importante ancora per l'Inter, andare poi a ripescare nuovi calciatori sul mercato. Per cui Sanchez ci credeva in questa possibilità, ci ha sperato fino all'ultimo secondo, poi l'ingaggio di Robert Lewandowski ha chiuso qualsiasi possibilità, ha chiuso le porte ad un ritorno, perché sarebbe stato un ritorno quello di Alexis Sanchez al Barcellona. Da lì in avanti ha ricominciato a dialogare con altri club perché in Europa erano arrivate diverse offerte, tra queste quella più allettante è quella del Marsiglia. C'è già un accordo tra il calciatore e il club francese che in questa stagione verrà allenato da Tudor, dopo l'ottima stagione, quella scorsa, sulla panchina del Verona, intesa su un biennale da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus, per cui si dimezza l'ingaggio rispetto a quanto percepiva all'Inter. La buonuscita dell'Inter andrà sui 4,5-5 milioni di euro, però diciamo che complessivamente è vero che l'Inter paga circa 5 milioni di euro per la rescissione del calciatore, però allo stesso tempo guardiamo il risparmio dell'Inter, circa 9 milioni di euro lordi per la prossima stagione, perché Sanchez aveva ancora un altro anno di contratto a disposizione con l'Inter, scadenza al 30 giugno 2023, per cui complessivamente un ottimo risparmio e l'Inter che si avvicina sempre più all'obiettivo del taglio del 15% degli ingaggi all'interno della propria rosa, per cui sicuramente è una buona notizia. Però vogliamo vedere anche un po' di numeri di Alexis Sanchez dopo aver fatto un riepilogo di quelle che sono le cifre della buonuscita e la rescissione e quelle che saranno le cifre con il Marsiglia. Vediamo un po' di numeri di Alexis Sanchez e poi commentiamo anche un po' in 4 tappe quello che ha fatto in questi 3 anni in maglia nerazzurra. Questi sono chiaramente i numeri di Alexis Sanchez con la maglia dell'Inter, complessivamente sono 109 presenze,
per l'attaccante, 109 presenze, 20 reti e 23 assist, per un totale di 4.294 minuti. È curioso però vedere che, se sommiamo gol e assist, viene fuori una media, pazzesca, che riguarda la partecipazione al gol, vale a dire, 43 volte, in 43 occasioni Sanchez tra gol e assist ha partecipato al gol, per una media di partecipazione al gol di una, diciamo, 1 fra gol e assist ogni 99 minuti, per cui è un'ottima statistica quella dell'attaccante cileno in relazione ai minuti giocati, che non sono tantissimi a dir la verità, perché lui sin dal primo anno ha avuto un ruolo un po' quasi da riserva di lusso, fatto da comprimario spesso, all'inizio alle spalle di Lautaro e Lukaku per 2 anni, l'ultima stagione invece alle spalle di Lautaro e Dzeko o Lautaro e il Tucu Correa. Però tutto sommato, ecco, sono degli ottimi numeri, per un giocatore che, ripeto, è sempre stato considerato un'alternativa e mai un titolarissimo. Poi è vero che ha avuto alti e bassi, però tutto sommato, ecco, per il ruolo che l'Inter aveva ritagliato, con molta probabilità il rendimento è stato super positivo per lui in queste 3 stagioni. Vediamo che la stagione nella quale ha collezionato più presenze è la seconda, l'annata dello scudetto, non solo più presenze ma anche più gol, vale a dire 7, tanti assist 7, invece il record di assist è quello della prima stagione, ben 9 solamente in campionato in 22 presenze. Anche qui il minutaggio alla seconda stagione con Conte nettamente più alto rispetto alle altre due. Con Simone Inzaghi invece sono calate nuovamente le presenze e andremo a spiegare tra un po' anche perché, 5 gol e 3 assist. Però ripeto, numeri comunque positivi, il minutaggio è quello che è calato di più. La stagione in cui ha giocato meno in termini di minuti è appunto quella con Simone Inzaghi. Alla prima in Serie A aveva giocato ad esempio 918 minuti, qui siamo a 866 l'ultima. Diciamo anche che l'addio di Alexis Sanchez era abbastanza nell'aria. Vogliamo però dividere l'esperienza di Alexis Sanchez in 4 tappe, in 4 fasi diverse in queste 3 stagioni, perché ricordiamo lui era arrivato appunto nella stagione 19-20 con Antonio Conte in prestito dal Manchester United, una bella opportunità di mercato quasi inaspettata, giocatore che era stato preso appunto per fare il terzo attaccante alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Una prima stagione però che è stata condizionata da un infortunio rimediato durante una sosta delle nazionali, un brutto infortunio alla caviglia in seguito ad un contrasto con Quadrato. Da lì l'operazione a Barcellona, tempi di recupero di oltre 2 mesi, poi insomma la stagione 19-20 è stata abbastanza particolare anche dopo il ritorno al calcio giocato, dopo una prima fase di sospensione per via del Covid, anche lì qualche problemino. Diciamo che non è stata fortunata la prima stagione di Alexis Sanchez e anche per quel motivo l'Inter non era convintissima a riscattarlo. Dopodiché si sono create delle basi, dei presupposti affinché il calciatore potesse tornare in maniera anche abbastanza conveniente, perché Sanchez riuscì a risolvere il contratto con il Manchester United e trasferirsi all'Inter a costo zero, per cui una super operazione, perché ancora era legato da un altro anno di contratto con il Manchester United, per cui l'Inter in maniera abbastanza brillante era riuscita a strapparlo a costo zero, un giocatore che comunque nonostante i tanti problemi aveva dimostrato grande tecnica, grande classe, ma soprattutto di poter essere utile in questa squadra. La seconda stagione è quella in cui probabilmente raggiunge, anzi sicuramente visti i numeri, raggiunge il momento più alto, lo scudetto, tante cose utili, finalmente ritrova condizione, aveva avuto ancora qualche problemino, qualche infortunio fino a gennaio 2021, da lì in avanti in realtà è sempre stato pienamente a disposizione, non ha avuto più stop di natura muscolare e Conte lo ha sempre utilizzato più a partita in corso che dal primo minuto, ma sempre diciamo che Sanchez ha risposto presente, ha fatto sempre il suo e l'ha fatto anche abbastanza bene. La terza stagione invece la dividiamo in 2 tappe. La prima è quella di massima esaltazione di Alexis Sanchez all'Inter, il gol in Supercoppa arrivato allo scadere contro la Juventus che consegna la Supercoppa all'Inter, e quella dichiarazione polemica nel post partita divenuta famosa, quella nella quale fece riferimento a Leone in gabbia, e poi celebre la frase "Ehi amigo, i campioni sono così", per commentare appunto il gol che aveva
risolto la Supercoppa, che aveva regalato la Supercoppa ai tifosi dell'Inter, e quello è il momento più alto in assoluto di Alexis Sanchez, e credo che di Sanchez rimarrà questo ricordo come ricordo più bello. Quando penseremo in un futuro ad Alexis Sanchez, ricorderemo un giocatore che riuscì a regalare all'Inter la Supercoppa all'ultimo secondo, allo scadere, contro la Juventus, e spero sia così perché il giocatore se lo merita, e vi spiego anche perché secondo me si merita così tanto rispetto. Questa è la prima parte di questa terza e ultima stagione. La seconda tappa è quella un po' più negativa, vale a dire l'espulsione ad Anfield. L'espulsione contro il Liverpool nella partita di ritorno, pochissimi secondi dopo la splendida rete di Lautaro Martinez, la rete dell'1-0. L'Inter doveva rimontare lo 0-2 dell'andata, era andata male con quella sconfitta ad Anfield, però rete di Lautaro Martinez, e l'Inter che dava l'impressione di poter andare a trovare il raddoppio. Un'ingenuità di Alexis Sanchez, però cartellino rosso. Io credo che lì finisce l'avventura di Alexis Sanchez con la maglia dell'Inter. Da lì in avanti Inzaghi anche in campionato lo utilizza col contagocce, perché nel frattempo il Tucu Correa si è rimesso a disposizione, si è rimesso in forma dopo quell'infortunio di gennaio, era rientrato già da metà marzo a pieno regime, e quindi da lì in avanti Sanchez il campo lo ha visto veramente, veramente poco. Quindi credo che lì si sia rotto qualcosa anche tra l'allenatore e Alexis Sanchez. Io credo che in maniera anche abbastanza ingenerosa Sanchez sia stato poi attaccato dai tifosi nerazzurri, appunto per quelle parole polemiche, qualche post anche social che non è piaciuto. Io però faccio una riflessione quando parlo di Alexis Sanchez e di queste polemiche che sono nate. È un giocatore che non ha mai rappresentato un problema dentro lo spogliatoio, come è successo in passato con altri calciatori. Vale a dire, è vero, qualche dichiarazione fuori posto, non particolarmente contento del minutaggio che non gli aveva riservato Inzaghi nel finale di stagione, però è un giocatore importante che ha avuto una carriera fantastica, ha vinto tanto con il Barcellona, ha giocato in grandi club come Manchester United e Arsenal. Stiamo parlando del giocatore con più presenze e più gol nella storia della nazionale cilena, per cui non è uno qualunque, non è un giocatore banale, e voler giocare di più, sentirsi un leone in gabbia, secondo me era suo diritto per quanto fatto per la carriera e per quello che ancora stava dando sul piano tecnico. Però ripeto, a parte qualche dichiarazione polemica, è sempre stata una presenza positiva dentro lo spogliatoio, mai un problema con i compagni, per cui alla fine non credo, ecco, che si sia meritato certe critiche. Dopodiché è vero che ha ritardato l'uscita dall'Inter, e qui andiamo all'ultimo punto di questo nuovo contenuto, ma ai fini del mercato nerazzurro non è cambiato nulla, perché anche questa mattina la Repubblica ha rilanciato una notizia che riguarda Mertens che dopo il mancato rinnovo con il Napoli starebbe aspettando la chiamata dell'Inter. C'è però una linea abbastanza chiara da parte del club nerazzurro, che Marotta e Inzaghi hanno già ribadito in passato, vale a dire è uscito Alexis Sanchez, uscirà sicuramente anche Andrea Pinamonti, in avanti non arriverà nessuno. Mertens dunque non arriverà, porte chiuse per l'attaccante belga. Perché? Perché l'obiettivo del club per questa stagione è quello di avere un reparto avanzato fatto di 5 giocatori, 4 top, vale a dire Lautaro, Lukaku, Dzeko, Correa, e un quinto che verrà aggregato alla prima squadra dalla primavera. Potrebbe essere ad esempio Valentin Carboni, ma non necessariamente. Ecco, 4 top e l'Inter già li ha, più un quinto giovane che verrà promosso dalla primavera, per cui non c'è spazio per Mertens con l'uscita di Sanchez, non ci sarà spazio per Mertens né per altri attaccanti anche con l'uscita di Pinamonti. Questo per ribadire la visione, la linea dell'Inter che abbiamo già trattato in altri contenuti e che riprendiamo anche in questo episodio, vista appunto l'attualità con l'addio di Alexis Sanchez, che questo pomeriggio con molta probabilità firmerà ufficialmente la rescissione del contratto con l'Inter. Un ringraziamento ad Alexis Sanchez, al netto delle critiche, delle polemiche, perché un giocatore, l'abbiamo visto anche nei numeri in precedenza, un giocatore che ha fatto tanto all'Inter, un giocatore che secondo me è riuscito a portare anche una presenza abbastanza positiva, è sempre stato un professionista e su questo non ci sono dubbi, ha regalato un trofeo all'Inter, perché se l'Inter ha vinto la Supercoppa è anche, non solo, ma anche per merito suo e per quel gol arrivato allo scadere. È stato un piacere poter avere in squadra El Niño Maraviglia, un giocatore di grande tecnica, un talento puro che in Serie A
negli ultimi anni, va detto, non se ne sono visti tantissimi. È vero che è arrivato nella fase finale della sua carriera, non è l'Alexis Sanchez dell'Udinese o del Barcellona, non aveva la stessa brillantezza comprensibilmente, però parliamo di un giocatore che davvero ha fatto la storia della nazionale cilena, che ha dato il suo contributo e che rimarrà comunque nella storia dell'Inter. È tutto con l'episodio di oggi. Io vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio in diretta su YouTube e Twitch dalle 19:30. Vi invito a lasciare un like e commentare anche questo video. Prima di chiudere vi consiglio e vi lascio proprio qui il video di ieri su Denzel Dumfries, perché si sta parlando tanto di calciomercato, sondaggi da parte di Manchester United e Chelsea, per cui un paio di considerazioni di ieri che trovate proprio qui per chi ci segue su YouTube. Invece vi lascio il link in descrizione per chi ci segue in podcast e ci vediamo questo pomeriggio dalle 19:30. Ciao.